Sapete, ci sono serate che non sono semplici show di wrestling, sono pagine di storia scritte tra le corde di un ring illuminato dai riflettori della leggenda. E mercoledì 21 maggio, in diretta dalla mitica Hurricane Hall, abbiamo assistito a una di quelle battaglie che rimangono impresse nella memoria di chi ama questo sport. Una battaglia tra 2 mondi opposti, una lotta tra potenza e agilità, tra forza bruta e talento, cristallino. Una sfida che aveva il sapore antico di una favola moderna, quella di Davide contro Golia. E questa volta Davide aveva una maschera. Starlight Kid ha difeso con successo il Wonder of Stardom Championship dall'assalto implacabile di una Hanako assetata di gloria con una grande responsabilità che le pendeva sulla testa come fosse la spada di Damocle. Sì, perché nei giorni che avevano preceduto questo scontro, Hanako non si era affatto nascosta. Era stata chiara, cristallina e aveva svelato il suo più grande obiettivo: puntare alla conquista della White Belt in modo da ripercorrere esattamente il cammino intrapreso da Mina Shirakawa anni addietro. Una dichiarazione che ha fatto riflettere, anche perché Hanako sa bene che per via di un destino infausto ora tocca a lei guidare EXV in attesa del ritorno di Maika, che purtroppo non sarà a breve. E allora tutto ciò ha portato la giovane ragazza a cavalcare un obiettivo che ad oggi sembra ancora irraggiungibile. Certo, voler camminare sulle impronte lasciate da Mina, andando a coprire il buco lasciato appunto dalla Shirakawa, fa davvero onore a Hanako, che a tratti, grazie alla sua fisicità dominante, sembrava destinata a schiacciare ogni speranza di SLK, con ogni colpo, con ogni slam, con ogni sguardo di sfida. Ma Starlight Kid non è una campionessa per caso. È il simbolo di un wrestling che danza sul filo del pericolo, che vive di tecnica, velocità e intuizione. Ha subito, ha sofferto e poi, come solo le grandi sanno fare, ha trovato il varco giusto, l'attimo perfetto, il colpo che cambia il destino. E quando il match è finito e la sua mano è stata alzata al cielo, SLK non si è limitata a godersi la vittoria. Microfono alla mano ha lanciato un messaggio che ha scosso la Hurricane Hall e tutta la Stardom. Il suo prossimo obiettivo è il World of Stardom Championship. Sì, proprio la Red Belt detenuta dalla Phoenix Queen, Saya Kamitani. E per arrivarci, Starlight Kid ha dichiarato guerra al 5-Star Grand Prix. Vuole vincere il torneo più prestigioso della scena del Joshi Puroresu, vuole ottenere quella title shot e sogna persino un futuro match title vs title. Immaginate solo per un secondo Starlight Kid con la white belt da un lato e la red belt dall'altro. Il volto mascherato che diventa il simbolo assoluto di una Stardom che cambia. Ma per poter solamente pensare a ciò, la leader di Neo Genesis deve innanzitutto far fronte a Saya Kamitani. La Phoenix Queen siede sul trono della Stardom da ormai 5 mesi e in questo lasso di tempo è stata capace di diventare un pilastro portante della compagnia. Nonostante tutti gli addii con cui la Stardom ha dovuto fare i conti, la compagnia di Taro Okada ha trovato in Saya la sicurezza che andava cercando. Con la Kamitani al comando la Stardom è in una botte di ferro e per Starlight Kid sconfiggere Phoenix Queen è un'impresa piuttosto ardua, anche perché Saya si trova ora nel suo momento di forma migliore. Senza dimenticare come in realtà sottolineato dalla stessa Kamitani su X, che il Wonder of Stardom Championship per Saya rappresenta un qualcosa di magico. È da lì che tutto è iniziato. È grazie alla White Belt che la leggenda di Saya Kamitani è venuta alla luce e oggi pensare a una Saya Kamitani Double Champ non è di certo un'eresia, piuttosto un qualcosa che in futuro potrebbe anche realizzarsi. Ecco perché SLK dovrà
stare bene attenta a ciò che desidera, perché alcune volte i sogni si realizzano per davvero, ma non sempre nel modo in cui lo vogliamo. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un po' di Stardom sulla soglia delle vostre case. E a tal proposito vi invito come sempre a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre, qua sotto in descrizione troverete tutti i link del progetto Donne tra le corde che grazie a news, rumors, risultati dei vari show e quant'altro vi apre una finestra sul magico mondo del wrestling femminile mondiale. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye poi!